Hola a todos, ciao ragazzi, benvenuti a questo video. Oggi un'edizione un po' speciale perché mi trovo in compagnia di Gabriele Rossi, ecco, un ragazzo italiano che ho avuto il piacere di conoscere qualche mese fa. Ci siamo conosciuti un po' così online, sembra una roba di incontri, però in realtà ci siamo conosciuti tipo per conferenze, per Zoom, via Zoom. E poi dopo Gabriele ha cominciato questo percorso con le criptomonete, anche lui, insomma, dalle chiacchierate, dalle lezioni, dalle robe, si è messo anche lui a fare arbitraggio e quindi ho pensato oggi, visto che ci troviamo qua a Lisbona, ecco, con la visuale che vedete, Bellissima. di intervistare questo ragazzo in modo tale che ci racconta un po' qual è stata la sua esperienza con le criptomonete, magari ci puoi dare qualche consiglio, ci puoi dare qualche dritta, Qualche illuminazione. qualche illuminazione, esatto. Adesso sicuramente ti passo il microfono, così cominciamo subito. Via. Allora, Gabriele, raccontaci un po' di te. Cosa facevi prima? Insomma, la tua vita prima di Rockstar in Business. Allora, sì, niente, io prima di conoscere Rockstar in Business, quindi di conoscerti, ho sempre studiato e lavorato nel mondo del turismo. Ok, sappiamo che Venezia è una città super turistica e quindi il mio percorso pensavo fosse quello inizialmente. Sei di Venezia, quindi. Assolutamente sì, sono di Venezia, in particolare di Mestre, quindi Venezia Mestre. Ok. E niente, quindi pensavo che quello fosse il mio percorso, tanto che avevo addirittura investito su me stesso su un corso, con un corso da barman, pensando che appunto il mio percorso lavorativo, il futuro fosse in quella direzione lì. Poi, serie di conoscenze, ho conosciuto Luca, Luca mi ha fatto conoscere te in videochiamata, ci siamo visti per le prime volte in videochiamata e poi abbiamo avuto la fortuna anche di poterci incontrare di persona. Luca, che salutiamo anche Salutiamo. dagli schermi. Grande Luca. Esatto. Ok, ok. E che cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Insomma, tu eri bello indirizzato, ci puoi raccontare insomma il momento in cui o cosa è successo? Insomma, Allora, sì, il momento in cui è cambiato un po' la mia vista del lavoro è stato vedere soprattutto i miei colleghi, ok? Persone che anche di un'età molto più avanzata, che avevano anche famiglia, 40-50 anni, facevano tantissime ore, si svegliavano magari alla mattina senza il sorriso, quindi non erano felici, passavano poco tempo con la famiglia, poi come anch'io ho avuto problemi di salute, tanto che per il mio lavoro facevo un sacco di ore, ho avuto perdite di chili già, non sono tutto questo fisico enorme, sono diventato ancora bello più magro magro. come me, vabbè. Quindi quell'aspettativa di diventare magari di fare quel tipo di vita lì come lo facevano loro, mi ha detto insomma, è proprio questo quello che voglio nella vita? E allora lì ho avuto ho cercato di ampliare un po' la vista, un po' la testa e ho voluto buttarmi, anche se inizialmente ero molto diffidente, ok, nel mondo delle criptovalute, nel mondo degli investimenti in generale, ho voluto piano piano avvicinarmi e devo dire che dopo è stato illuminante, tante cose si sono rivelate in realtà paura per niente, ecco. Diciamo, l'esperienza in cripto non è stato il tuo primo avvicinamento al mondo dell'investimento, avevi Sì. già delle nozioni, insomma, cosa avevi fatto? Scusami, io bevo, che qua si raffredda, cioè si riscalda poi la roba, quindi Il se, ghiaccio si mi scioglie. scuserai. A Venezia si dice diventa piscio. Magari questo lo taglio, vabbè. Salute Salute. anche ai ragazzi. Sì, dicevamo, io ho fatto un'attività commerciale nel mondo degli investimenti finanziari, quindi ero un po' per chi adesso parla delle cripto, era un po' il nemico, la finanza classica. Lavoravo con le assicurazioni, con le banche, piani di Ok. accumulo, facevo investimenti di questo tipo. E avevo nell'orecchio questa pulce del Bitcoin, delle criptovalute, però diciamo lo vedevo un po' come un mondo molto, molto, sai, la Volatile, moda, ok, una una moda moda. lanciata. Una moda. E Ok. però invece dopo continuavo sempre a sentirlo, ti ho conosciuto e sentivo che lì facevi un business. Quindi ho detto, caspita, le coincidenze non esistono. Ah. E quindi, insomma, Ok, ok. siamo qua. E lì, insomma, hai fatto poi dopo la masterclass, questo diciamo già Sì, accelerando un po' di più, assolutamente poi sì. dopo, quando ci siamo conosciuti, non è stato subito, dopo qualche mese, insomma, sono passati vari mesi, poi Sì. dopo lui ha detto, Riccardo, insegnami a fare quello che fai perché mi piace, no, le cose. Immagino che tu avrai fatto, insomma, delle ricerche, delle investigazioni, cose che io consiglio sempre di fare in autonomia perché
ragazzi, è importante quando si tratta di denaro, quando si tratta di finanza, dobbiamo essere noi responsabili, questo lo ricordiamo, non sono consigli finanziari, non sono, noi diamo semplicemente la nostra esperienza e poi insomma la persona deve fare le sue ricerche, deve fare le sue scelte, esatto, così come hai fatto tu. Assolutamente. Per semplificare alle persone che ci stanno guardando in questo momento, potresti riassumerci, tu hai fatto la masterclass sull'arbitraggio finanziario in criptomoneta, sapresti riassumerci in parole semplici, che sembra un terminone, questo sembra una parolaccia, tipo una cosa complicatissima, che cos'è l'arbitraggio in cripto? In maniera molto semplice. Vai. Allora, compravendita è una semplice compravendita in criptomonete, ok? Dove compri a un prezzo economico e rivendi a un prezzo più alto. E fin qua ci siamo. Perfetto, sì, ci fai Facciamo un esempio per far capire alle persone, perché sennò... Vediamo, un esempio molto semplice. Questa giacca qua, made in Italy, compro questa giacca in Italia a 100 euro, vengo in Portogallo, mi dicono, che bella giacca che hai, me la vendi? È una bella giacca. Mi dicono, che bella giacca che hai, me la vendi? E tu mi dici, la vuoi comprare tu? E io ti dico, guarda, te la vendo a 150, la vuoi comprare tu a 150 euro, quindi l'ho comprata a 100 euro in Italia, vengo in Portogallo e te la rivendo a 150. Ci guadagni 50 euro. Quello che è il mio guadagno è i 50 euro di differenza. Certo. Questo lo fai esattamente nello stesso modo nel mondo delle criptovalute. Ok. Tramite degli exchange tu compri a un prezzo economico e rivendi a un prezzo più alto. Esatto, questo diciamo lo ricordiamo, le persone non dobbiamo andarci a cercare la persona come faresti con la giacca, magari devi andarci a cercare il cliente. No. Noi entriamo in un exchange, l'exchange è una piattaforma di intermediazione, no, tra compra e vendita, c'è già gente che compra e vende. E quindi semplicemente creando degli annunci noi pubblichiamo un annuncio di compra e poi dopo ci facciamo una vendita, quindi la gente ci compra, esatto, quindi in questo siamo chiari. Volendo entrare un po' più nello specifico, ok? Più o meno tu, ecco, diciamo, operi giornalmente, operi quando hai tempo, cioè raccontaci un po' questa, come fai, insomma, puoi operare da qualsiasi parte, operi da casa, cosa hai bisogno per operare? Raccontaci un po' questa cosa, perché sempre mi dicono, vabbè, ma io ti vedo sempre con uno sfondo diverso, una volta sei in Sud America, una volta sei in Europa, lì, una volta fai... a lavorare non ti vedo mai, ma allora che cos'è che... Ma allora come si fa sta roba? Allora raccontacela tu, invece di spiegarvela io, ve la spiega Rossi Gabriele, esatto, l'esempio vivente. Esatto. Allora, per lavorare, se lo dovessimo chiamare lavoro, ma lavoro non è, perché io non lo considero un lavoro. Che cos'è per te? Per me è semplicemente un modo di vivere, è uno stile di vita, uno stile di vita di libertà, cioè mi permette di essere libero. Quindi esattamente come dice la parola libero, mi basta avere un computer, posso operare da casa mia, posso operare da Lisbona, infatti dopo possiamo operare da dove vogliamo. Certo. Il Io mi metto... Il mercato esiste Assolutamente, puoi essere in Sud America, puoi essere in Europa, puoi essere in Cina, l'importante è avere il computer o comunque un dispositivo elettronico e ce la fai. Certo. E quanto tempo ci dedico? Beh, realmente un paio d'ore al giorno. Alla mattina mi sveglio, metto lì al computer, faccio quelle 2 o 3 operazioni e sono a posto. Se vedo che il giorno dopo mi garba farlo, lo rifaccio, e se no magari mi aspetto, me la prendo con comodo, perché tanto comunque sono operazioni che puoi fare quante volte vuoi, come vuoi, basta avere appunto le strategie giuste, quindi tutto sommato è quello. Perfetto, sì, infatti diciamo che non c'è un limite di orario, dipende un po' dalla voglia che ha una persona di operare, dagli obiettivi che si pone, perché insomma se ovviamente si vogliono raggiungere degli obiettivi grandi, magari si ha poco denaro per operare, bisogna smazzare un po' di più, no? Però se comunque è un po' più consistente il tuo capitale o magari comunque diciamo riesci a trovare le giuste opportunità in una giornata, magari hai bisogno anche meno, insomma, di un paio d'ore. Dipende dalla giornata, ecco, questo sicuramente. Ci puoi raccontare, insomma, sappiamo bene che, e lo ripetiamo per le persone, insomma, che non sono addentrate in questo mondo, non si può avere, cioè, per dire, ma quanto posso guadagnare con questo sistema dell'arbitraggio? Effettivamente è una domanda che lascia il tempo che trova, no? Perché noi sappiamo bene che dipende da quanto tempo ci dedichi, l'abbiamo già detto, dipende dal capitale.
Esatto. Però più o meno avrai un promedio, no, di operazione, qual è stata magari la tua operazione più alta, di più successo, oppure qualche operazione che invece è andata giù, magari ti è andata male, perché bisogna considerare anche questo, noi siamo trasparenti, speriamo che il vento non ci ammazzi l'audio, un po' voliamo via, però insomma, raccontaci anche un po' di questo. Qual è un promedio? Qual è l'operazione che ti è andata, un caso magari ti è andata estremamente bene? Qual è invece un caso che ti è andata particolarmente male, se c'è stato? Assolutamente. L'operazione più alta che sono riuscito a portarmi a casa è stato quando sono riuscito a trovare un 24% di interesse su un'operazione. È stata l'operazione più alta che ho trovato fino ad ora, e ovviamente parliamo sempre in percentuali, come dicevamo prima, in base al capitale, in base alle cifre, in base al tempo, quindi parliamo Cambia il guadagno. sempre ovviamente in percentuali. 24% l'ho trovato su una singola operazione che ho concluso anche in 15/20 minuti, quindi poco meno di 20 minuti. Ok. Mi ricordavo i 17 minuti perché appunto gli ultimi 7 minuti è stato quando sono riuscito a vendere tutto quanto e sono a posto, ho portato a casa quel 24%. Wow, interessante, insomma, non male. Non male, nel giro di 20 minuti portarsi a casa un 24%, insomma, non è per niente male. Invece l'operazione che è andata un po' così e così, che come dicevamo prima esistono gli alti, esistono i bassi, sempre ovunque. Certo. È stato quando ho avuto una perdita di capitale dovuta a uno scam, perché ero lì preso dall'eccitazione, dalla foga di chiudere un'operazione e ho infranto una delle prime regole che noi invece da Rockstar ci poniamo sempre. Assolutamente. Che è quella di non forzare mai un arbitraggio. Lo ricordiamo, ragazzi. Ecco, nella masterclass che io ho avuto il piacere, insomma, di insegnare a Gabriele e ad altri studenti, quello che dico sempre: prima lezione da imparare, prima regola da fissare al muro, non forzare mai gli arbitraggi, perché quando si vuole lì andare a raggiungere magari degli arbitraggi che sono incredibilmente, delle percentuali incredibilmente alte, poi alla fine sotto o c'è qualcosa che non quadra, magari ci possono essere annunci scam, ecco, si può cadere su quelle trappole, oppure semplicemente poi dopo magari non conosciamo bene il sistema, non sappiamo come mandarlo in un altro exchange, dobbiamo fare cose complicatissime e lì finiamo per perdere. Il capitale. Assolutamente, per perdere. Quindi comunque non è tutto oro ciò che luccica, insomma. È un sistema sicuramente ben rentabile, cioè diciamo che si può fare una buona utilità, però ci sono dei rischi. Ecco, ci puoi accennare magari qualche rischio, proprio perché noi vogliamo sapere qual è il rischio essenziale, no? Visto che tu facevi già polizze assicurative, adesso ti sei buttato in questo mondo che è un po' diverso, parliamo anche di rischi. Infatti è un mondo, ci tengo a sottolineare, Riccardo, che è un mondo dove dipende da te. Okay. Come prima nell'altro settore dove lavoravo dipendeva da altri, in questo settore dipende da te. Attenzione, è caduta la camera. Tanto qui siamo a parlare della mia R, perché Sì. ho una R che mi dà fastidio. Ragazzi, sono di Mestre e quindi la R di Marghera, porca vacca, si sente un sacco. Roberto della Rosa Rodrigo, ti serve un po' di spagnolo. Il mio cognome è Rossi, è il cognome più d'Italia, ma ragazzi, guarda, la R non c'è. Rischi, allora, ritornando un po' all'esperienza negativa che io stesso ho avuto quando ho avuto quell'operazione che è andata male, sono proprio gli stessi scam che vi avevo accennato prima. Lo scam semplicemente è una persona, la chiamiamo truffaldina, ok, dall'altra parte, che realmente non ha buone intenzioni. Questo ovviamente lo riesci anche con l'esperienza e con tutta una serie di caratteristiche dopo a riconoscere, in base magari dovuto soprattutto sia all'esperienza. Oltre a questo possono esserci problematiche come, oltre a questo ci può essere lunghi tempi di invio, magari negli arbitraggi in un'operazione. Se non conosci i giusti tempi di invio tra un'operazione e l'altra, potresti stare lì anche a perdere tempo ad aspettare inutilmente delle cose. Ci sono delle strategie. Assolutamente sì. Bisogna conoscere sempre le cose giuste. Costi di commissioni, stessa identica cosa. Se non sai che in alcune operazioni ci possono essere dei costi di commissione che ti vengono messi già all'interno, Certo.
pensi di avere un guadagno, in realtà ne hai completamente un altro. Sono mangiate dalle file. Esattamente. E mi viene in mente, sì, anche il fatto che ci sono giornate in cui trovi tantissime operazioni, quindi sei lì che non staccheresti neanche, non spegneresti mai il computer da quante ce ne sono. Giornate magari in cui dici è meglio prendersi una pausa, ritorniamo il giorno dopo e ce ne saranno altre il giorno dopo, capito? Sì, perché magari non si trova, perché magari trovi un arbitraggio ma è così piccolo che magari rischieresti di infrangere la prima regola, che è quella di non forzare l'arbitraggio, quindi magari insomma prendersi un 0,5%, 1% non ha senso, si ritorna in un giorno in cui magari e lì si va a passeggio col cane, insomma ci si fa una vacanza a Lisbona, ecco, insomma ci sono cose buone da fare, ecco. Ok, perfetto. Invece parlando di difficoltà, quanto è complicato, quanto è stato complicato per te, quanto tempo ci hai messo più o meno a poter fare le prime operazioni, parlaci un po' di questo, insomma. Okay. Prima di risponderti a questa esatta domanda, riprendo questo discorso perché penso sia fondamentale anche per tanti ragazzi, per tante persone, ok? Vedere un po' anche la mia esperienza in questo. Io mi sono sempre molto guardato in giro, come dicevo prima, quando ho iniziato ad aprire un po' la testa per guardarmi tanto in giro, ho visto tante opportunità. Realmente al mondo ci sono un sacco di opportunità, ok? Basta sapere trovarle. Non è la prima. Assolutamente. Diciamo che ognuna però di queste opportunità notavo sempre che richiedeva o tante conoscenze, quindi anni di esperienza, anni di studio, Per esempio, tipo anche avere, come dicevi prima, un trading stesso, forex, conoscenza di mercati finanziari, devi conoscere i mercati finanziari stessi, devi conoscere le basi della finanza, devi sapere anche un po' di psicologia dei fondi, c'è tanto lavoro dietro. Insomma, Il settore immobiliare, che era un'altra cosa famosissima. Il settore immobiliare, anche lì devi conoscere l'immobile, il mercato, le persone alle quali stai facendo riferimento, quindi il target. Ci sono un sacco di cose. Altro esempio, e-commerce, vuoi vendere il prodotto, devi capire il prodotto stesso, devi capire il fornitore, il miglior prezzo, dove andare a prenderlo, come funziona l'exchange, se usi Amazon, come va. Molto spesso anche tutti i settori correlati, tipo marketing, devi saper vendere il prodotto. Ovvio, assolutamente sì, devi essere, in quel caso lì, devi essere tu anche funzionale, creativo nel saper vendere alle persone stesse, perché non hai già delle persone. Questa è la cosa che è più interessante secondo me. Non hai delle persone che sono già lì a fare la fila, che aspettano, tu gli puoi vendere già le cose, capito? Certo. Devi trovarle. Cosa che invece può succedere con l'arbitraggio. Nell'arbitraggio io realmente mi sono approcciato seriamente alle criptovalute nel mese di novembre. Primo mese di novembre è iniziato il corso. Dopo una settimana super eccitato da quello che imparavo, ho già messo in pratica tutto. Dopo una settimana facevo già operazioni. Certo. Dopo una settimana ero già lì a operare. Scusami se ti rubo il microfono, però insomma anche per dire che effettivamente Gabriele, insomma, dopo le prime lezioni che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto praticamente 2 o 3 lezioni, è già stato in grado di poter insomma operare con l'informazione che già aveva. Ovviamente l'abbiamo fatto con quantità minime, non proprio perché sì, centinaio di euro, sì, esatto, con quantità più piccole, proprio perché c'era bisogno di pratica, cioè lo ricordiamo anche lì, non è che adesso con una lezione ecco si fa tutto, si parte, già si fanno cose, c'è sempre da tenere attenzione, cioè da fare attenzione su ste robe, non stiamo trasmettendo un messaggio che è tutto semplice, tutto facile. Però è sicuramente uno dei metodi più immediati, perché quello che c'è da capire è che c'è un'intermediazione, c'è un intermediario tra una compra, tra un acquisto e una vendita, ed è un concetto antico come il mondo, semplicemente noi lo facciamo con le criptomonete, ok? Questo mi sembra sia giusto. Comunque mi è venuto in mente in questo anche un piccolo aneddoto, una piccola storia che mi ha sempre fatto ridere un sacco, adesso ovviamente mi ha sempre fatto ridere un sacco, che è quando lavoravo, ritornando un po' al lavoro che facevo prima nel mondo delle polizze assicurative, mi avevano venduto inizialmente, io ero molto appassionato di quegli investimenti là, miei personali, come risparmi proprio, sì. E mi avevano venduto una delle migliori polizze, ok, non posso fare il nome, però era di una compagnia austriaca,
e me l'avevano venduta come era un 30% annuo di interesse. Ok. Un 30% annuo di interesse. Certo. Vabbè, l'avete già capita da soli, ragazzi, la storia. Insomma, ho fatto un 24% in una migliore operazione, sto operando da alcuni mesi, quindi mi immagino tra anni quante operazioni di quel tipo potrei trovare, ma insomma, se ho trovato un 24% di interesse in una singola operazione, dall'altra parte avevo un 30% annuo. Certo, ovviamente sappiamo bene, no, che un'assicurazione ti protegge il capitale, qui siamo molto più esposti, però ecco, siamo noi che operiamo, quindi ci facciamo noi responsabili. Questo invece è una cosa secondo me importante, no? Non diamo soldi a un'altra compagnia, ce ne laviamo le mani, no? Siamo noi che ci facciamo responsabili, per lo tanto ovviamente abbiamo questi guadagni impensabili. Io ricordo per esempio una volta mi hai mandato un audio dicendomi che eri lì con gli amici a vedere una partita di calcio. Insomma, raccontaci questa storia che secondo me è carina. Questa è formidabile, questa è bellissima assolutamente. E mi sono anche beccato parole. Mi sono anche beccato parole dai miei amici per questo. Ero con dei miei amici, appunto, che dicevamo, stavamo guardando la partita del Milan, una partita di campionato, era un venerdì o un sabato. Ragazzi, ero del Milan. Sono tifoso, quindi per me qualsiasi roba. E niente, stavamo guardando la partita di questa partita del calcio e c'è la pausa tra un tempo e l'altro di 15 minuti. Secondo voi? Siccome stavamo guardando la partita sul mio computer, la stavamo guardando in streaming perché eravamo in un posto fuori, lontano dalle nostre zone, mi è venuto in mente, ma perché in 15 minuti non provo a vedere se c'è un arbitraggio disponibile? Magari lo faccio. Insomma, c'è chi perde tempo, chi no. Io ho trovato un arbitraggio che ha fatto un 8%. Un 8% di arbitraggio, insomma, in 15 minuti tra il divertimento, mi metto lì, apro il computer, mi metto a lavorare, faccio l'operazione, l'ho chiusa addirittura giusto quando stava per iniziare la partita, tanto che i miei amici mi hanno detto: ma vuoi chiudere il computer che dobbiamo guardare la partita, basta fatturare oggi. E io ho detto vabbè, intanto l'8% me lo sono portato a casa e dopo ci siamo riguardati la partita tranquillo. E io ho detto bellissimo. Cioè mi sono goduto la serata con i miei amici, però sinceramente adesso che più ci penso, mi sono goduto una serata con i miei amici dicendo perché no? In 15 minuti ho provato, ho buttato l'occhio, c'era un'operazione disponibile. E l'hai fatto. E l'ho fatto. Serata con gli amici, divertito e pure guadagnato. Ha perso gli amici, però insomma ha guadagnato. No, stiamo scherzando. Dai, non è molto, 15 minuti, insomma, ci potevano essere operazioni più lunghe. Ce l'ha fatta tra un tempo e l'altro. In caso poi, dopo ci siano altre domande, magari c'è qualcuno che ci contatta, ci scrive sotto i commenti. Ragazzi, se avete altre curiosità che volete chiedere, ecco, io magari chiedo a Gabriele se c'è una linea di contatto, un Telegram, un gruppo che possiamo creare anche con lui, in modo tale che vi può rispondere direttamente come se fosse un consiglio. Non so che ne pensi, una cosa che nasce adesso così direttamente in camera. Vediamo se ha voglia. Se non ha voglia, ragazzi, vi rispondo io, insomma, non c'è. No, vabbè, comunque, però potrebbe essere interessante, ecco, che magari c'è qualcuno che ha più curiosità, però dice vabbè, ok, mi risponde lui, che insomma lo fa lui, se la canta e se la suona. Invece magari una persona che ha già avuto un tipo di esperienza, è già stato un alunno, una persona normalissima, nel senso penso di essere un comune ragazzo medio di 24 anni di Mestre, quindi neanche di una città come magari dici Hollywood o Mestre Venezia, ragazzi, quindi terra. No, però si sottovaluta, adesso fa così, ma poi sono dietro la camera, insomma, si alza il petto, gonfia il petto. Va bene, allora perfetto, ragazzi, troverete sicuramente il Telegram di Gabriele, così potete scrivere, insomma, qualsiasi commentario, qualsiasi riflessione, domanda, e poi ovviamente lo facciamo insieme, ecco, anche volentieri. Perfetto, ragazzi, io credo che ci possiamo fermare qui. Il cocktail è finito e quindi ci tocca anche andare a pranzare adesso che siamo, però si sta così bene che andiamo. oggi vediamo, sì, vediamo. Io credo che ci fermeremo più avanti, c'erano dei ristorantini carini, vediamo insomma un attimo cosa facciamo. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo da Lisbona con questo sole pazzesco. Gabriele, vuoi dire qualcosa? Sì, Lisbona è fantastica, ragazzi, ci sta da Dio, veramente è un posto bellissimo. Wow. Perfetto. Panorama.
Che panorama, ragazzi. Volevo togliere il microfono, ma Invece non la volete cosa- smettere. Va bene. Basta. Ok, ciao ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima, ragazzi.